Ok, ecco una versione ampliata del tuo script, mantenendo lo stile colloquiale, il tono gossip e il formato YouTube, ma estendendo l'analisi e aggiungendo elementi di contesto e possibili scenari futuri. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti alla grande. Oggi abbiamo un video super succoso, un argomento che, diciamocelo, ha fatto un po' parlare di sé negli ultimi giorni. Parliamo di Neslihan, Burak e di quella risposta, diciamo, particolare che Neslihan ha dato a chi criticava Burak. Sì, insomma, quella difesa ironica che ha lasciato un po' tutti a bocca aperta. Prima di iniziare, però, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina, così non vi perderete nessun video, e lasciate un bel like se l'argomento vi interessa. Mi raccomando, è importante per supportare il canale e per farmi capire che vi piacciono questi video di gossip e approfondimento. E ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci a capofitto in questa storia che ha infiammato i social media. Allora, partiamo dal principio. Come molti di voi sapranno, Burak è stato recentemente al centro di alcune critiche. Non starò qui a ripetere esattamente cosa è stato detto, perché preferisco concentrarmi sulla risposta di Neslihan, che è, a mio parere, la vera protagonista di questa vicenda. Diciamo solo che queste critiche riguardavano, come spesso accade, il suo lavoro, le sue scelte, forse anche la sua vita privata. Insomma, un po' di tutto. Il classico calderone dei social media. Ma andiamo più a fondo. Cosa ha scatenato esattamente questa ondata di odio virtuale? C'è stato un progetto specifico di Burak che non è piaciuto? Un'intervista malinterpretata? O forse semplicemente un accumulo di frustrazioni da parte di chi, nascosto dietro una tastiera, si sente autorizzato a giudicare la vita degli altri? E cosa fa Neslihan? Invece di rispondere direttamente, con un comunicato stampa formale o con una smentita categorica, sceglie la via dell'ironia. Una strategia decisamente inaspettata, ma che, diciamocelo, ha generato un sacco di interesse e di discussioni. Perché questa scelta? Forse Neslihan, stanca dei soliti cliché e delle risposte banali, ha deciso di dare una scossa, di dimostrare che si può affrontare la negatività con intelligenza e un pizzico di sarcasmo. O magari ha semplicemente capito che, in certi casi, l'indifferenza e l'ironia sono le armi migliori per disinnescare le polemiche. Ma cosa ha detto esattamente Neslihan? E perché questa sua risposta è stata definita ironica? Beh, qui entriamo nel vivo della questione. La sua risposta, a quanto pare, è stata un mix di complimenti esagerati e affermazioni paradossali. Immaginatevi una cosa del genere. Oh, Burak è talmente geniale che anche quando sbaglia, in realtà sta creando un'opera d'arte concettuale incomprensibile ai più. Oppure, sì, certo, forse non sarà perfetto, ma chi lo è? E poi, diciamocelo, la sua imperfezione è ciò che lo rende così unico e speciale. Qualcuno ha persino ipotizzato che abbia detto qualcosa come: Burak è così all'avanguardia che le sue scelte sono come un'equazione di fisica quantistica, complicate, misteriose e comprensibili solo a pochi eletti. Insomma, una sfilza di frasi che, prese alla lettera, sembrano quasi delle prese in giro, ma che, in realtà, celano un messaggio ben preciso. Lasciate in pace Burak, perché la sua grandezza non è alla portata di tutti. Capite dove voglio arrivare? Non è una difesa diretta, non è un tentativo di negare le critiche. È, piuttosto, un modo per prenderle in giro, per smontarle dall'interno, usando l'arma dell'ironia e del sarcasmo. Un po' come dire, ok, criticate pure, ma io mi diverto a prendervi in giro mentre lo fate. È una sorta di effetto boomerang. Le critiche vengono rilanciate al mittente, ma trasformate in qualcosa di leggero e divertente. Un modo intelligente per sdrammatizzare la situazione e, allo stesso tempo, proteggere la persona amata. Questa strategia, ovviamente, ha avuto reazioni contrastanti. Da un lato, c'è chi ha apprezzato la sua intelligenza e la sua capacità di rispondere con stile e originalità. Molti hanno visto in questa risposta un segno di grande maturità e di consapevolezza. Hanno apprezzato il fatto che Neslihan non si sia fatta trascinare nel vortice della polemica, ma abbia scelto di rispondere con intelligenza e ironia. Dall'altro, c'è chi l'ha trovata fuori luogo, irrispettosa, o addirittura arrogante. Alcuni hanno sostenuto che Neslihan avrebbe dovuto rispondere in modo più serio e professionale, affrontando le critiche direttamente invece di ironizzarci sopra. C'è chi ha detto: ma come si permette di rispondere così?
Non si rende conto della gravità della situazione? E chi, invece, ha commentato: che classe. Neslihan ha dato una lezione a tutti questi haters. E qui si apre un dibattito interessante. È giusto rispondere alle critiche con l'ironia? È una STR. A te già efficace? Dipende dal contesto, ovviamente, e dalla personalità di chi risponde. Nel caso di Neslihan, credo che la sua risposta sia stata particolarmente efficace perché in linea con il suo personaggio, con la sua immagine pubblica. Neslihan è sempre stata percepita come una persona intelligente, ironica, con un certo senso dell'umorismo. Quindi, questa sua risposta non è apparsa forzata o innaturale, ma piuttosto come un'estensione del suo modo di essere. Immaginate se a rispondere con ironia fosse stato un personaggio noto per la sua serietà e formalità. L'effetto sarebbe stato completamente diverso, forse addirittura controproducente. Inoltre, l'ironia può essere un'arma molto potente per disarmare i critici. Quando rispondi con ironia, dimostri di non prenderti troppo sul serio, di non essere vulnerabile alle critiche. E questo può disorientare i tuoi detrattori, che si aspettano magari una reazione più emotiva o difensiva. L'ironia crea un effetto sorpresa, spiazza l'interlocutore e lo costringe a riconsiderare la propria posizione. È come se dicessi: so che mi stai criticando, ma la tua opinione non mi tocca più di tanto. Certo, c'è anche il rischio che l'ironia venga fraintesa, che venga interpretata come arroganza o mancanza di rispetto. Ma, in questo caso, credo che Neslihan abbia saputo dosare bene l'ironia, senza scadere nell'offesa o nella derisione. La sua risposta è stata, a mio parere, intelligente, divertente e, soprattutto, efficace. Ha saputo trovare il giusto equilibrio tra ironia e serietà, senza risultare né troppo aggressiva né troppo superficiale. Ma al di là dell'efficacia della strategia, quello che mi ha colpito di più è la sua originalità. In un mondo in cui le risposte alle critiche sono spesso standardizzate, prevedibili, Neslihan ha avuto il coraggio di fare qualcosa di diverso, di uscire dagli schemi. E questo, a mio parere, è un segno di grande personalità e di grande fiducia in se stessa. Ha dimostrato di non avere paura di essere se stessa, di esprimere la propria opinione in modo creativo e originale. Pensateci un attimo, quanti personaggi pubblici avrebbero avuto il coraggio di rispondere alle critiche con l'ironia? Molti avrebbero preferito la via più facile, quella della smentita formale o del comunicato stampa. Ma Neslihan ha scelto una strada diversa, una strada più rischiosa, ma anche più creativa e originale. Ha preferito mettere in gioco la sua immagine, la sua reputazione, pur di difendere la persona amata. E questo, secondo me, è un grande insegnamento. Non bisogna avere paura di essere se stessi, di esprimere la propria personalità, anche quando si è sotto attacco. Anzi, soprattutto quando si è sotto attacco. Perché è proprio nei momenti difficili che si vede la vera forza di una persona. È in questi momenti che si rivela il nostro vero carattere, la nostra capacità di reagire e di affrontare le difficoltà. E Neslihan, con la sua risposta ironica, ha dimostrato di essere una persona forte, intelligente e con una grande personalità. Una persona che non ha paura di dire la sua, di difendere i propri cari, anche a costo di andare controcorrente. Ha dimostrato di avere una grande autostima e una grande fiducia nelle proprie capacità. Ma cosa succederà adesso? Questa risposta ironica avrà conseguenze positive o negative per la carriera di Burak? Riuscirà a disinnescare le polemiche o, al contrario, le alimenterà ulteriormente? Solo il tempo potrà dirlo. Ma una cosa è certa, Neslihan ha dimostrato di essere una compagna fedele e una grande alleata per Burak. E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la risposta di Neslihan? La trovate una strategia efficace? O pensate che avrebbe dovuto rispondere in modo più serio e professionale? Qual è la vostra opinione sulla questione? Credete che l'ironia sia sempre una buona arma per difendersi dalle critiche? E come avreste reagito voi al posto di Neslihan? Fatemi sapere nei commenti, sono curioso di conoscere la vostra opinione. Mi raccomando, siate rispettosi e costruttivi nei vostri commenti. Non voglio vedere insulti o offese, ma solo opinioni ragionate e ben argomentate. E ora, per concludere questo video, riassumiamo brevemente i punti principali. Abbiamo parlato della risposta ironica di Neslihan alle critiche rivolte a Burak. Abbiamo analizzato la sua strategia, i suoi pro e i suoi contro. Abbiamo visto come questa risposta sia in linea con il personaggio di Neslihan e come abbia generato reazioni contrastanti. E abbiamo concluso che, al di là dell'efficacia della strategia,
Ciò che conta è l'originalità e la personalità di chi risponde. Abbiamo anche ipotizzato quali potrebbero essere le conseguenze future di questa risposta e come potrebbe influenzare la carriera di Burak. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto riflettere e magari anche un po' sorridere. Se è così, vi invito a lasciare un bel like, a condividere il video con i vostri amici e, soprattutto, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. E non dimenticate di lasciare un commento. Ditemi cosa ne pensate di questa storia. Qual è la vostra opinione sulla risposta di Neslihan? Sono curioso di leggere i vostri commenti e di rispondere alle vostre domande. E se avete altre storie di gossip o curiosità che volete che analizzi nel mio prossimo video, scrivetelo nei commenti. E con questo è tutto per oggi. Grazie mille per aver guardato il video. Spero di rivedervi presto con un nuovo argomento interessante e divertente. Un abbraccio a tutti e alla prossima! Non dimenticate di seguirmi anche sui miei altri social media, dove condivido contenuti esclusivi e dietro le quinte della mia vita. A presto!